Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi sono qui perché voglio parlarvi di una storia particolare. Sicuramente già l'avete intuito dal titolo, avete capito di chi sto parlando. Del bandito sardo, ovvero di Graziano Mesina. Avete sentito, vi ricordate Vero Farooq Hassan? Sentite realmente cosa è successo. Ma prima di iniziare ragazzi, come di consuetudine, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di tempestare di like a questo video a più non posso e di condividerlo su tutti i vostri social. Ma ora partiamo subito perché oggi voglio raccontarvi una storia davvero agghiacciante, ma soprattutto tutta la verità. Penultimo degli 11 figli, o meglio 5 fratelli e 2 sorelle, del pastore orgolese Pasquale Mesina e di Caterina Pinni, o meglio soprannominata Grazianeddu. Eh sì, avete capito bene, perché questo è proprio il soprannome che le fu dato. Inoltre è nota anche come Primula Rossa del banditismo sardo. In quarta elementare racconta appunto Graziano Mesina nella sua autobiografia che prese, pensate un po', a pietrate il maestro e dovette lasciare la scuola per andare in campagna come servo del pastore, come tra l'altro erano già lì i suoi fratelli. Ma qua arriviamo al primo arresto ragazzi, perché Graziano per la prima volta fu arrestato nel 1956 all'età di soli 14 anni, indovinate per cosa? Per un porto d'armi abusivo, essendo trovato in possesso di un fucile calibro 16 ovviamente rubato. Secondo però un quotidiano questa prima vicenda si chiuse con il perdono giudiziale, invece secondo Mesina fu condannato a ben 5 anni di reclusione e con solo 2 anni di perdono giudiziale. Ma qui andiamo avanti di 4 anni ragazzi, perché nel 1960, più precisamente nel maggio del 1960, fu arrestato per la seconda volta. E sapete per cosa? Per aver sparato in un luogo pubblico. Una volta condotto però nella stazione dei carabinieri, riuscì ad evadere quasi immediatamente dopo aver forzato la porta della camera di sicurezza dove era detenuto. Dopo una brevissima latitanza però nelle campagne di Orgo Osolo, si costituì per le insistenze davvero assillanti non solo della sua famiglia ma anche del suo avvocato. E qui arrivò subito la sua prima condanna, perché fu condannato a 6 mesi di reclusione per l'evasione, a cui si aggiunse però 1 mese per il possesso di un'altra arma da fuoco, e da lì fu portato direttamente nel carcere di Nuoro. Nel luglio dello stesso anno però, mentre Graziano era ancora in carcere, viene rapito per poi togliere la vita Pietrino Crasta, commerciante di Berchidda. Una lettera anonima però ragazzi giunse alla questura, segnalando che in località Lenardeddu, dove appunto si trovava un terreno preso in affitto dai Grazielli appunto di Graziano Mesina, si sarebbe potuto trovare, indovinate cosa? Proprio il cadavere di Pietrino Crasta. L'11 luglio effettivamente fu il giorno in cui proprio trovarono il corpo.
Graziano Mesina, ovvero Giovanni, Pietro e Nicola, e non solo, ma anche alcuni vicini di Pascolo, vengono arrestati come responsabili del delitto. Uno dei tre fratelli, appunto Antonio, però riuscì a darsi come latitante e raccolse nel frattempo elementi probanti che dimostrarono la sua innocenza e anche quella dei fratelli. Nel gennaio del 1961, quindi l'anno successivo, Graziano Mesina venne scarcerato. Il 24 dicembre, andiamo avanti appunto infatti ancora di un po' di tempo, soprattutto di qualche mese, in un bar di Orgosolo il pastore Luigi Mereo, zio di uno degli accusatori di Mesina, nella vicenda proprio di Pietrino Crasta, venne colpito da alcuni colpi di pistola e ferito in modo molto grave. Secondo la famiglia Mesina, questa persona, ovvero Luigi Mereo, avrebbe cercato di incastrare in qualche modo. Per questo fatto viene accusato e arrestato Graziano Mesina per poi essere condannato a 16 anni di reclusione. Graziano però si proclamò innocente dicendo che non c'erano prove a suo carico. Venne rinchiuso però nel carcere di Nuoro di Badue Carus, mentre i fratelli Giovanni, Nicola e Pietro Mesina il 12 luglio del 1962 vennero prosciolti dopo 2 anni di carcere preventivo. Dal carcere di Nuoro fu inviato al tribunale di Sassari per rispondere di un tentato omicidio ai danni di un vicino di Pascolo, vicenda che però era avvenuta molto tempo prima nelle campagne di Ozieri. Qui il confinante aveva tolto la vita alla cagnolina Merulenta, custode del gregge. Inizialmente si era giustificato dicendo che l'aveva scambiata per una volpe, ma poco dopo cambiò versione dicendo che gli aveva rubato le uova. Pensate ragazzi, qui arriva uno dei momenti davvero cruenti di questa vicenda, perché sapete che cosa aveva fatto Mesina? Aveva squartato il cane per vedere se effettivamente al suo interno c'erano quelle uova, ma non ne trovò neanche mezza, quindi per la rabbia, nonostante fosse morto, lo continuò a malmenare all'infinito. In seguito tutta questa vicenda divenne proprio soggetto di una canzone di Franco Trincale. Ma qui torniamo a noi, perché durante il trasferimento per questo processo riuscì purtroppo a liberarsi dalle manette e scappando, raggiungendo la stazione di Macomer, salì su un treno per poi gettarsi immediatamente tentando la fuga nei modi più disperati, ma fu catturato praticamente subito dopo da alcuni ferroviari. Il 6 settembre riuscì ad evadere dopo essersi fatto ricoverare nell'ospedale di San Francesco di Nuoro, scavalcando il davanzale di una finestra e calandosi lungo un tubo dell'acqua dove rimase nascosto, pensate un po', per addirittura 3 giorni. Da qui rimase nascosto in montagna per ben 3 mesi. Alla fine però del mese di ottobre il fratello Giovanni, detto Dannargiu, venne ucciso e il suo corpo, come segno di sfregio, venne messo proprio accanto al suo nemico numero 1, ovvero Salvatore Mattu, anche lui ovviamente assassinato. Mesina però, nel tentativo di vendicare il fratello, la notte del 13 novembre del 1962 entrò in un bar e, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, sparò e uccise a colpi di mitra Andrea Mascau, che secondo lui era responsabile proprio della morte di suo fratello, ma che in realtà non c'entrava assolutamente nulla. Ovviamente venne immediatamente e di nuovo arrestato e condannato per ben 24 anni di reclusione.
Nel gennaio dell'anno successivo, ovvero nel 1963, tentò un'altra evasione dal carcere di Nuoro, ma venne subito catturato. Dopo un periodo nel carcere di Alghero, venne trasferito nel carcere di Porto Azzurro. Raga, praticamente si è fatto il tour delle carceri sta persona. Ma nell'estate del 1964 Mesina è atteso a un processo in Sardegna. Ma anche qui sapete cosa fece? Tentò la fuga proprio da una toilette di un treno in corsa, proprio il treno ovviamente in cui era su lui durante questo trasferimento. Ma anche qui fortunatamente venne catturato praticamente pochissimo tempo dopo. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Graziano, disse che si consegnò a lui stesso proprio per non creare problemi ai carabinieri che lo avevano in custodia. Ma raga, tenetevi forte, perché a questo punto venne trasferito a Volterra, dove si finse pazzo e riuscì a farsi ricoverare in un manicomio criminale di Montelupo fiorentino. Ma anche qui non è stato tranquillo, anche qui non è stato con le mani in mano, perché anche qui progettò l'ennesima fuga, ma senza successo. Verso la fine del 1964, quindi ragazzi andiamo ancora avanti di un anno, venne nuovamente trasferito, questa volta però a Viterbo, dove ovviamente anche qui tentò di fuggire, ma fu subito anche qui preso dalle guardie carcerarie e per ovvi motivi di sicurezza, considerando questo carcere insomma privo delle protezioni che in teoria per una persona così pericolosa avrebbe bisogno, venne infatti trasferito a Spoleto. Anche a Spoleto però ovviamente tentò la fuga e anche a Spoleto venne scoperto. Nel 1965 però era nel penitenziario di Procida, dove rimase per soli 3 mesi prima di essere ricondotto a Porto Azzurro. Qua è una faccenda un po' strana, non è vero ragazzi? Di qua, di là, su, giù, destra e sinistra. Una volta giunto a destinazione, ma trasferito quasi immediatamente per un processo, durante questo viaggio tentò di aprire un buco nel treno, ma anche qui fortunatamente fu fermato. L'11 settembre però del 1966, mentre scontava la sua reclusione nel carcere di San Sebastiano, riuscì a compiere una delle sue più famose evasioni. Infatti, insieme al suo compagno di prigionia, Michela Dienza, che poi ragazzi tra l'altro si scoprirà in seguito che il suo vero nome è Miguel Alberto Sencio Prado Sponte. Comunque questa persona era un giovane spagnolo, disertore della legione straniera, che fuggito dalla Corsica arrivò in Sardegna e venne arrestato a Cagliari per il furto di un'auto. Riuscendo a fuggire però da questo carcere attraverso un muro, pensate alto ben 7 metri, e gettandosi sotto nella centrale di via Roma proprio a Sassari. Una volta che tutti e due furono usciti da questo carcere, si fecero portare da un taxi a Ozieri, dando inizio a una lunghissima attività criminale della coppia. Nella zona di Golfo Aranci però iniziarono subito col primo crimine, ovvero rapirono un proprietario terriero di nome Paolo Mossa. Successivamente Paolo però fu liberato con la promessa che avrebbe pagato il riscatto che loro due gli avevano chiesto. Un altro crimine ragazzi nella loro mente, perché l'11 maggio del 1967 a Nuoro, travestiti da poliziotti, finsero un blocco stradale e rapirono Peppino Capelli, un grosso importante commerciante di carni all'ingrosso. Anche qui la famiglia di questa persona, ovviamente dopo aver pagato il riscatto di ben 18 milioni delle vecchie lire, ma anche molto vecchie, perché ragazzi si parla nel 1960-1970, quindi all'epoca 18 milioni di lire erano tantissime, fu fortunatamente rilasciato. A questa coppia di terrificanti malviventi furono attribuiti molti
molti sequestri: Campus, Petretto, Moralis, Caneto, Papandrea e anche molti altri. Il 18 giugno del 1967 però Mesina e Atienza vennero intercettati dalle forze dell'ordine che li circondarono sulle colline di Osposidda sotto Orgosolo. Lì iniziò subito uno scontro a fuoco e Atienza purtroppo uccise 2 agenti di polizia, ma grazie a Dio dei colleghi lo ferirono a morte. Mesina infatti venne assolto dalle accuse di questi delitti di questi agenti. Ma raga, ci sono altre versioni però di questo fatto. Quella che vi ho appena raccontato ovviamente è la più attendibile, ma ce n'è anche un'altra versione, e quest'altra versione riportò al fatto che i 2 agenti si uccisero a vicenda e si deduce presumibilmente tramite fuoco incrociato. Il 27 marzo del 1968 il bandito sardo, appunto Mesina, viene catturato in seguito a un normalissimo controllo della polizia stradale proprio alle porte di Orgosolo, dove è avvenuto proprio questa tragedia, e venne rinchiuso per l'ennesima volta nel carcere di Nuoro. Da questo momento in poi però inizia un lungo periodo di detenzione in diverse carceri italiane, tra cui Volterra e Regina Coeli. Per ben 8 anni fortunatamente non si sentì più parlare di lui. Pensate un po' che col suo arresto la stagione della rinascita del banditismo in Sardegna ebbe finalmente termine. Pensate che Mesina è addirittura considerato colui che aveva dato il via alla progressione criminale e che aveva portato all'avvio dei reparti speciali di polizia e carabinieri su quell'isola. Il 13 maggio del 1976 però il fratello Nicola, a cui fu tolta la vita in località Fontana Bona. Sentite ragazzi però com'è accaduta questa vicenda. I suoi sicari lo fecero scendere dal suo camion in cui viaggiava insieme a 2 operai forestali. Una volta sceso fu giustiziato a svariati colpi di fucile. Nonostante le numerosissime richieste, a Graziano venne totalmente negata la possibilità di ritornare in Sardegna proprio per i funerali del fratello. Il 20 agosto però dello stesso anno Mesina riuscì a fuggire insieme a un altro gruppo di criminali, tra cui uno dei leader dei NAP, Martino Zichitella, dal carcere di massima sicurezza di Lecce. Ragazzi, pensate un po' che queste persone non si sa come abbiano fatto, sono riuscite ad evadere addirittura da un carcere di massima sicurezza. Allucinante. Comunque andiamo avanti, perché Mesina proseguì la sua latitanza tra Milano, Torino, Genova, Bologna e infine a Trento. Il 26 gennaio del 1967 però Mesina partecipa al sequestro dell'industriale calzaturiero Mario Botticelli, e sapete dove? In provincia di Ascoli Piceno. Il 16 marzo del 1977, praticamente ragazzi un anno prima in cui sono nato io, viene arrestato a Caldonazzo in provincia di Trento durante una perquisizione di un'abitazione. Da questo punto in poi iniziò a trascorrere la sua detenzione in svariati carceri, ovvero quello di Favignana, Trani, Fossombroni, passando per Cuneo e Novara, dove lì rimase per 2 anni. Alla fine del 1982, quindi alcuni anni dopo, venne trasferito ancora per una volta nel carcere di Porto Azzurro. Ma qui ragazzi arriviamo nel 1985, perché ottenne 3 giorni di permesso premio per 3 ore al giorno per rivedere la madre a Orgosolo. E pensate un po' che il 12 aprile ottenne un permesso di ben 12 ore per far visita a uno dei fratelli nel Crescentino, appunto nel Vercellese. Ma qui ragazzi avvenne una svolta,
perché al termine delle 12 ore lui non fece più ritorno in carcere. Invece di tornare si diresse verso Milano per incontrare Valeria Fusé, una ragazza che non si sa in che modo, come e perché iniziò a scriverle proprio dal carcere di Novara. Ma lei pensò bene di scappare con lui e i due si rifugiarono in un appartamento a Vigevano. Il 18 aprile, proprio in quell'appartamento dove si nascondevano, fecero irruzione i carabinieri che arrestarono ovviamente entrambi. Trasferito nel carcere di massima sicurezza a Novara, venne condannato a ulteriori 6 mesi di reclusione, mentre però Valeria Fusé venne assolta da ogni colpa. Ma qua ragazzi abbiamo raggiunto gli anni 90, perché il 19 ottobre del 1992 Mesina ottenne la libertà condizionale e dopo ben 29 anni di carcere si trasferì a Marzanotto, una frazione di Asti. Durante la sua lunga permanenza ad Asti, Mesina incontrò Indro Montanelli, interessato alla vita del più famigerato e pericoloso bandito sardo. Montanelli offrì sostegno a Mesina, ventilando la possibilità di scrivere un romanzo proprio sulle molteplici evasioni che avevano avuto come protagonista proprio Grazianello. Nel 92 però, durante la tragica vicenda del piccolo Farooq Hassan, Graziano Mesina interviene in Sardegna durante proprio uno dei suoi permessi come intermediario nel tentativo di trattare la liberazione con il gruppo di banditi sardi che avevano rapito a Porto Cervo il 15 gennaio e liberato a luglio. Le circostanze di questa liberazione non furono mai state del tutto chiare. La versione, ad esempio, della polizia e del governo, che ha sempre negato che fosse stato dovuto essere pagato un riscatto, si contrappone proprio a quella di Mesina, ribadita più e più volte in alcune delle interviste, secondo cui la polizia, pensate un po', che pagò circa 1 miliardo di vecchie lire per il rilascio proprio dell'ostaggio, aiutando la famiglia del piccolo a soddisfare appunto le richieste di questi rapitori. Il 4 agosto però del 1993 il tribunale di sorveglianza revoca la concessione della libertà condizionale dopo un ritrovamento di un Kalashnikov e altre armi da guerra ritrovate nel casale astigiano di Mesina, arrestato insieme ad altre 2 persone. Mesina, infatti, sospettato di progettare un sequestro di altre persone, viene incarcerato nuovamente a Voghera e questa volta per scontare l'ergastolo. A questi nuovi procedimenti giudiziari, Mesina ha sempre sostenuto la tesi del complotto contro di lui da parte dei servizi segreti a causa del suo coinvolgimento proprio nel sequestro di Kassan. Nel 2001 però il tribunale di Asti respinse fermamente la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori di Mesina. Graziano infatti è stato un caso molto particolare nella storia giuridica italiana, avendo ricevuto la condanna all'ergastolo a causa di 3 diverse condanne, rispettivamente di 28, 8 e 6 anni di carcere, in applicazione della legge che prevede il cumulo delle pene per tutti i reati differenti.
Nel luglio del 2003 chiede ufficialmente la grazia, dando mandato al suo avvocato di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica. L'anno successivo, ovvero 25 novembre del 2004, dopo la grazia concessagli proprio dal Presidente della Repubblica, sotto insistenza del Ministero della Giustizia, Roberto Castelli, Mesina lascia definitivamente il carcere di Voghera per fare ritorno a Orgosolo, questa volta da uomo libero. In totale Graziano ha scontato ben 40 anni di detenzione. Dopo la tanto agognata liberazione, Graziano, una volta tornato nella sua patria, ha intrapreso una carriera di guida turistica, accompagnando le persone che volevano appunto fare questa gita nei luoghi più impervi della zona, spesso e volentieri teatro dei suoi crimini. Volete un esempio, ragazzi? Ha accompagnato delle persone sul Supramonte, uno dei luoghi dove ha tentato una delle fughe più roccambolesche con le forze dell'ordine. Ma qua andiamo avanti ancora di qualche anno, ragazzi, perché insieme a due suoi soci nel 2007 ha aperto un'agenzia di viaggi a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Il 10 giugno 2013 venne arrestato ancora una volta per traffico di droga. Tutto questo accade proprio a giugno, a 71 anni, dove viene arrestato proprio ad Orgoso, ovvero la sua terra natale. Secondo gli inquirenti, ragazzi, con la sua banda stava progettando il sequestro di un'altra persona. Pensate che aveva già fatto un sopralluogo e fornito dei dettagli talmente precisi sia sugli ostaggi che sul luogo, proprio come emerso da svariate intercettazioni telefoniche. Inoltre è ritenuto dai magistrati della DDA di Cagliari capo di una potente organizzazione dedita a un grossissimo spaccio di stupefacenti. Ma non solo quello, perché si aggiunsero anche furti e rapine. Dovrà inoltre rispondere peraltro di associazione per delinquere. Il 12 dicembre del 2016 viene condannato per altri 30 anni di reclusione proprio dal Tribunale di Cagliari, che dispone ulteriormente la revoca del provvedimento di grazia. Ma il 7 giugno del 2019, nonostante tutto, venne scarcerato per decorrenza dei termini. La Cassazione rigetta ricorso legale, ma il 2 luglio del 2020 i carabinieri, recatisi presso l'abitazione dell'uomo per notificare la sentenza e ricondurlo in carcere, purtroppo, indovinate un po', non trovarono nessuno. Pensate, ragazzi, che Messina a 78 anni è di nuovo latitante. A inizio febbraio del 2021, quindi ci avviciniamo, ragazzi, sempre più ai giorni nostri, viene inserito dal Ministero dell'Interno nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità. Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre del 2021, durante un'azione coordinata dal ROS e dal GIS dei Carabinieri, venne ritrovato in un'abitazione di Desulo e ricondotto finalmente nel carcere di Baddu e Caros, ma nel 2022 viene trasferito nel carcere di Opera. Ragazzi, queste sono le persone che purtroppo abbiamo ancora in Italia e pensate quante ce ne sono ancora libere. Per oggi, ma solo per oggi, questo mio video si conclude qui. Mi raccomando, tempestate di like a questo video, come dico sempre, attivate tutte le campanelline e iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo molto presto, lavori permettendo. Infatti andate a vedere un post che ho fatto nella community dove parlo proprio di questi miei ritardi nel fare video, proprio per dei lavori che stanno facendo sotto casa, quindi è fisicamente e matematicamente impossibile registrare. Bene ragazzi, detto questo, io vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di settimana. Ci vediamo molto presto. Ciao raga e stay tuned.